quello utilizzabile per l'uomo è fino a 2 milioni di Scoville. Ora, se tu te la senti, io me la sento. lo puoi tenere in mano. Ok. Adesso sono tutti a miccia, quindi molto più sicuri, quindi ho la miccia e l'oggetto. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Siamo arrivati alla puntata del 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. Qui siamo a Genova, fa un freddo becco, ma stiamo per entrare alla Contea Armeria e questa sera, intanto che voi fate il cenone, comprendiamo anche come non farci male con i fuochi d'artificio, eccetera, dalle parole di veri esperti. Oggi è l'ultimo dell'anno e con questa puntata finisce la prima stagione di Imprese. Come ultima puntata però non possiamo non parlare di questa serata dell'ultimo dell'anno. Per cui oggi parliamo di un'azienda che grazie alla passione e alla determinazione di due fratelli è diventata un punto di riferimento nel campo dello sport, della difesa personale e per tutto ciò che riguarda fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici. Stiamo parlando della Contea, apparentemente una semplice armeria, ma che in realtà fa parte di un ecosistema più grande che eroga servizi di alta formazione, aggiornamento, autodifesa, tiro sportivo, di consulenza, perizia balistica ed esplosivistica. Oggi quindi scopriamo la storia di questa realtà genovese che è diventata un fiore all'occhiello per tutta la Liguria e non solo. E visto la serata particolare, sfrutteremo l'esperienza e la passione del suo titolare Edoardo per farci dare dei consigli utili su come utilizzare i fuochi di artificio in estrema sicurezza. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Oh, questo saluto fake, grande Edo. Ben arrivati, ben arrivati. Perché dal clima che c'è quest'oggi a Genova, dovete sapere che in realtà siamo qui da stamattina, non abbiamo fatto il nostro solito ingresso a camere accese proprio perché pioveva che Dio la mandava. E anche nevicava, perché nelle alture nevica, quindi proprio... Edo, dove ci troviamo? Vi trovate alla Contea, il punto diciamo strategico a Genova per quanto riguarda fuochi d'artificio soprattutto. Sì. E anche altre attività che facciamo qua all'interno. Questa è un'armeria che è un punto di riferimento, diciamo, per chi utilizza le armi per fare che cosa? Soprattutto per lo sport, seguiamo tutti i tiratori sportivi nelle varie discipline e chi invece è semplice appassionato. In più poi serviamo chi fa la caccia di selezione. Allora, ci tengo a fare una premessa in camera, in qualche modo, perché siamo in un periodo molto particolare, in una fase storica molto particolare. Poi voi, dall'altra parte, non so, starete facendo l'aperitivo del cenone, vi sarete già seduti a tavola, eccetera, eccetera. E siamo venuti in un'armeria in questo momento perché, oltre a raccontare la vostra attività, che è un fiore all'occhiello ugualmente a Genova e in Liguria, è anche proprio per dare dei consigli utili su come utilizzare dei fuochi d'artificio, dei giochi pirotecnici, chiamiamoli in questa maniera, Assolutamente. in sicurezza. E se siete fra quelli che li stanno per accendere o già avete iniziato a sparare qualcosa, beh, continuate a vedere questa puntata perché nella parte finale tratteremo delle cose molto interessanti da questo punto di vista.
Ma non solo, siamo qui anche perché è un periodo storico particolare anche dal punto di vista dell'antiaggressione, difesa personale, eccetera, eccetera. Sentiamo che è necessario fare un po' di cultura. Ci porti un po' a navigare all'interno di questo negozio? Andiamo verso il banco? Andiamo. Andiamo. Nella maggior parte delle armerie io arrivo al banco e trovo le armi lì dietro. Esatto. Invece io qui arrivo al banco e trovo prevalentemente munizioni da caccia o... Ma da caccia, da tiro, sì. Ok. Diciamo c'è tutta la gamma che si può tenere per arma lunga, perché per arma corta vanno mantenuti nei magazzini per una questione di sicurezza. Ok, per cui io non vedo armi, perché non vedo armi e dove sono le armi? Non vedi armi perché abbiamo creato una zona solo per l'appassionato, dove può entrare solo come per legge l'appassionato, quindi detentore di porto d'armi, dove può visionare le armi, provarle, puntarle senza dare fastidio a, per esempio, un altro fruitore del negozio che in questo momento magari non è titolare di porto d'armi o vuole comprare una patch, un fuoco d'artificio, Ok. un capo d'abbigliamento, un'oggettistica varia, senza andare a creare problematiche diciamo di sorta. Abbiamo il biometrico noi qua per entrare, accomodate. Porta blindata. Certo. Il riconoscimento biometrico è un metodo di identificazione che utilizza caratteristiche uniche e distintive di un individuo per verificarne l'identità. Queste caratteristiche possono essere fisiche, comportamentali o fisiologiche. Alcuni esempi includono l'impronta digitale, il riconoscimento facciale, la scansione dell'iride, la geometria della mano, la voce o addirittura il modo in cui una persona cammina. Qui dentro che cosa troviamo? Perché io a occhio nudo vedo semplicemente dei fucili o delle pistole, ma dacci un po' la dimensione di che tipologia di prodotti troviamo qui all'interno. Possiamo trovare carabine, Sì. quindi di precisione come queste, Ok? fucili semiautomatici a canna liscia per tiro dinamico, fucili per un uso di law enforcement, poi dall'altra parte possiamo avere carabine per la caccia, carabine sportive e qua pistole per qualsiasi tipo di evenienza. In più qua abbiamo le carabine ad aria compressa di libera vendita, cioè possono essere acquistate dai maggiori di 18 anni senza bisogno del porto d'armi. Che Quindi, queste vengono utilizzate prevalentemente per quale scopo? tiro a segno in casa, Ok. in giardini, in Ok. luoghi comunque chiusi Ok. di proprietà. Chi è il cliente tipo, diciamo, che arriva in armeria ed entra in questa stanza, oltre ad essere un titolare di porto d'armi, come dicevamo prima? Tiratori sportivi, Sì. per i quali noi facciamo anche, diciamo, preparazioni ed elaborazioni. Cacciatori, che vogliono magari la taratura precisa dell'ottica o del punto rosso per colpire meglio il bersaglio. Guardie giurate e poi appassionati, ecco. Nell'immaginario comune e popolare io vedo il tiro sportivo prevalentemente alle Olimpiadi, per esempio. Un determinato tipologia di tiro sportivo, perché alle Olimpiadi determinati tiri sportivi tipo con pistola non vengono fatti, Ok? se non è il classico tiro fermo da poligono. Ok? Ok, qua il tiro sportivo è un tiro, si chiama dinamico, perché tu ti muovi dinamicamente tra un bersaglio e l'altro utilizzando delle coperture, delle cose per andare a colpire bersagli. Lo devi fare nel minor tempo possibile e Ok. facendo il miglior punteggio sulla sagoma. E ci sono possibile. dei campionati, delle categorie? Certo, ci sono eccetera, anche i eccetera. mondiali, assolutamente. Le categorie vengono fatte in base alle capacità, al tipo di pistola e quant'altro, e si parte dai campionati per poi arrivare ai mondiali, ecco. C'è diciamo, una tipologia di persona che si avvicina a questa tipologia di sport o è veramente una cosa in cui trovi di tutto? È molto variegato. Trovi professionisti, io ho un sacco di clienti che sono medici, dentisti, avvocati, giudici, poi la persona normale, il tranviere o il libero professionista o l'imprenditore. È una tipologia di sport / passione particolarmente costosa oppure no? Se vuoi arrivare ad alti livelli ti devi allenare, devi sparare comunque un tot di colpi per un discorso di migliorare Certo. la performance sul bersaglio, la velocità che hai nei vari spostamenti e nelle cose.
quindi quello ha un costo. Ci dai un'idea di prezzi giusto per comprendere? Questa è una carabina di precisione di altissima gamma. Qui da cecchino? Sì, esattamente, Ok. sì, classico sniper. Siamo in circa più o meno sui 6.000 euro senza ottica e senza taglio. Ok. Questo è un fucile da tiro dinamico, questa qua siamo sui 2.200 euro. Ok. Questo non è utilizzato per diciamo la parte dinamica, ma per un discorso più di law enforcement o caccia, ludico Ok. caccia, o uso al poligono. Sì. E qua siamo sui 2000, Ok. anche qua 2003-2004. Sì. Che cosa ti ha portato ad aprire sia la contea, ma in realtà anche l'azienda con cui eroghi ed erogate tutta una serie di servizi? L'idea è stata con mio fratello appunto siccome non avevamo un punto veramente fisico che potesse dare a 360 gradi diciamo valore agli appassionati e quant'altro, abbiamo deciso di creare sul territorio nostro, cioè a casa nostra, dove mancava, un qualcosa che noi abbiamo sempre dovuto andare a cercare in giro. Certo. Ripeto, noi andavamo spesso a Roma, in Lombardia, in Emilia. Ho detto, manca, creiamocelo a casa, e da qui è nata l'azienda e abbiamo aperto la Contea come negozio fisico, però la Contea fa parte di un ecosistema dell'azienda madre che è la Steel Shield Defense, che è quella che eroga anche tutti i vari servizi di consulenza, Ok. perché io sono anche perito balistico ed esplosivistico, nonché ricostruzione di scena del crimine. Quindi come CTU nel caso dei tribunali o CTP nel caso comunque dei privati. Il CTU, consulente tecnico d'ufficio, è un esperto nominato da un giudice o da un'autorità giudiziaria per fornire consulenza tecnica in un'indagine o in un processo legale. Mentre il CTP, consulente tecnico di parte, è un esperto nominato dalle parti coinvolte in una controversia legale per fornire consulenza tecnica o svolgere analisi specifiche. Io faccio parte anche dell'IRE, dell'Istituto di Ricerche Esplosivistiche, del mio maestro che voglio menzionare perché è un grande mentore e maestro, Danilo Coppe, col quale abbiamo anche partecipato come squadra alla demolizione del Ponte Morandi. Caspita. Io sono uno dei tecnici della squadra appunto di Danilo Coppe che ha eseguito fisicamente la demolizione del Ponte Morandi, che tengo a dirvi che è stato il primo avvenimento al mondo di una demolizione di un ponte all'interno di una città di quella dimensione. In qualche modo la vostra attività è un'attività di alto livello all'interno appunto di questo settore, quindi non è semplicemente un'armeria in cui vendo delle armi, vendo giubbotti piuttosto che attrezzature, cose di questo tipo, o sbaglio? No, non sbagli, noi diamo del valore aggiuntivo a esigenze specifiche di un cliente. Quindi fate anche corsi di autodifesa Sì, organizziamo corsi di autodifesa perché un nostro caro amico è un fortissimo istruttore di autodifesa. Io e mio fratello siamo stati comunque degli atleti di sport da combattimento. Diciamo che cerchiamo di cucire sul cliente quello di cui ha bisogno. Dove non arriviamo noi con le nostre competenze, perché non puoi sapere tutto, certo, siamo specifici, abbiamo comunque conoscenze di formatori diciamo di livello che possono darti l'aiuto che ti serve. Che cosa effettivamente è possibile utilizzare o è suggeribile avere in tasca, in borsa, eccetera, eccetera, di libera vendita, Assolutamente. che effettivamente mi può dare una sicurezza in più, in qualche modo? Allora, quello che noi consigliamo Sì? è lo spray antiaggressione, Ok. perché è potenzialmente uno strumento che ti può salvare la vita. Quello comunemente chiamato spray al peperoncino. Spray al peperoncino, Ok. sì. Questo viene usato per quanto riguarda l'utilizzo sull'uomo, Sì. ok? Perché abbiamo determinati livelli di potere urticante Sì. e quindi quello utilizzabile per l'uomo è fino a 2 milioni di Scoville. Ok. Oltre, Scoville, che è diciamo, la scala esattamente della piccantezza del peperoncino. Esattamente. Ok. Che Esattamente. si trova anche nelle gare di quelli che mangiano i peperoncini. Esattamente. Sì. Analogamente, sempre con lo stesso potere urticante, abbiamo la pistola che spara 2 dardi, hai due cartucce, Due colpi, ok. però vengono queste qua lanciati con un innesco reale, Sì. come un'arma, diciamo un innesco di una munizione, quindi un'uscita molto veloce. Questo diciamo che nel mirare mi dà più... Sì, perché poi abbiamo tutti giocato con le pistole Certo. ad acqua, quindi quelle lì ti viene semplice e facile impugnarla. Lì sotto un'aggressione devi anche pensare mentalmente Certo. a quello che ti sta succedendo, quindi stress elevatissimo, visione a tunnel. Io ho una figlia anche, io la
addestro tanto alle situazioni, come usarlo, gli dico sempre, te lo devi portare dietro come il telefonino. Quindi bisogna anche skillare un po' i figli o le mogli o comunque chi ti è caro, o te stesso. La prima cosa che devi fare è guardare l'ambiente. Ok. La minaccia non ti si materializza davanti come in Star Trek, che All'improvviso. all'improvviso. Sì. Quindi comunque devi sempre essere attento a quello che ti circonda, a chi ti si avvicina, come ti si avvicina. Ricordiamoci che i predatori, come anche nel mondo animale, controllano e vanno verso la preda più debole o comunque quella che in quel momento è meno attenta, ok? Quindi ci deve essere un controllo a monte e poi questi sono strumenti che ti aiutano. Ci sono anche questi qua che sono più grossi e cicciotti. Sì, che non sono è tanto invece più grossi e cicciotti, vabbè, come diciamo Come volumetria, forma, sì. ma la cosa importante sono i 4 milioni di Scoville. Ok. 4 milioni di Scoville sono portero urticante doppio rispetto a quelli visti precedentemente e vengono utilizzati contro gli animali feroci. Possono essere usati contro i cinghiali, che qui da noi ne abbiamo Certo. a bizzeffe che Certo. girano per strada, lupi, Sì. cani randagi o aggressivi. Tutto questo materiale qua non è lesivo. Ok. È invalidante un attimino momentaneamente, ma poi nulla Certo. di lesivo. Ok. Ok? Quindi Per cui diciamo che mi dà quello spazio di secondi, eccetera, anche minuti, ok? secondi no, minuti, Per poter mettermi in sicurezza. Cioè. Ok, prima guardando un po' dietro tra le varie munizioni, eccetera, eccetera, mi aveva colpito questa confezione di palline. Che cosa sono? Questi qua è un munizionamento per un dispositivo a modesta capacità offensiva di libera vendita che però è molto utile per la difesa abitativa. Possiamo parlare di un dispositivo simile a questo, Sì. poi mi hai detto che in realtà non è propriamente questo per quella tipologia Questa di sì, pallini. esattamente, questo è un altro Perché modello. le hai finite. Le ho finite adesso. Sono in riordino. In riordino, Però sì. diciamo si tratta di un dispositivo di questo tipo che non utilizza i classici proiettili con la polvere da sparo. No, assolutamente eccetera, no. eccetera. La forza di uscita del proietto viene data dall'aria compressa, quindi Ok. dalle bombolette di CO2 inserite. Ok, è una tipologia di dispositivo che non mi richiede porto d'armi, che Esattamente. io potenzialmente posso tenere in casa per difesa. Esatto. Ok, è meglio avere spray al peperoncino, una pistola di questo tipo, eccetera, eccetera, oppure una mazza. Ricordiamoci che noi in qualsiasi caso agiamo sempre in reazione, Ok. perché magari stiamo dormendo, quindi siamo in ritardo. Non siamo addestrati a quel tipo di cosa lì, quindi partiamo in una condizione di stress a 1000 e di panico totale. Ok. Quindi anche quello incide tantissimo. Fatte le giuste premesse, vanno un attimino verificate le cose. La mazza cosa vuol dire? Io devo arrivare comunque a un contatto vicino e poi dipende quell'altro cosa ha in mano. Certo. Non posso saperlo. Prima cosa, uno dovrebbe avere sul comodino sempre una torcia, la possibilità di mettersi in una panic room, quindi chiudersi all'interno di una panic room, magari con una porta blindata e chiamare le forze dell'ordine. E se però devi andare al contatto perché non ne puoi fare a meno, io in questo caso, se sono in un ambiente chiuso e non ho possibilità di uscire, magari un esodo per non contaminarmi, utilizzerei chiaramente in primis l'arma per un discorso di distanza. La panic room, traducibile in italiano come stanza del panico, è un ambiente sicuro progettato per offrire protezione in caso di emergenza come intrusioni, rapimenti o situazioni di pericolo. Le panic room sono progettate per resistere ad attacchi esterni o altre minacce. Normalmente sono costruite utilizzando porte e pareti rinforzate, sistemi di comunicazione e allarme, sistemi di accesso limitato e spesso sono rifornite con riserve di cibo e di acqua. Dicembre, siamo sotto Capodanno, voi trattate anche fuochi d'artificio, eccetera, eccetera, Certo. ma anche qui non vedo fuochi d'artificio, come invece trovo in tanti negozi, è sempre per un discorso di sicurezza, di volumetria normativa, eccetera. Di tipologia. Ok, Di tipologia. sì. Perché quelli che si possono esporre sono i classici girandole, le fontanelle o I pop da lanciare a i terra, pop-up, le stelle esattamente. filanti. Tutti gli altri devono essere mantenuti all'interno dei depositi. Voi, oltre a fare spettacoli importanti, siete anche specializzati nel fare spettacoli per eventi privati, matrimoni, feste, Soprattutto, feste aziendali sì, e cose di questo tipo. Ci porti di là e ci fai vedere qual è la partenza, che cosa bisogna fare, diciamo, a terra per preparare uno spettacolo? Sì, certo, volentieri. Questa qui è innanzitutto la centralina da cui faccio partire, diciamo,
tutti i vari fuochi? Sì, che mi comanda in funzione delle sequenze di tutti gli slave che ho, della sequenza che io ho impostato, lo step se mai che gli voglio fare, o schiacciando il pulsante verde li voglio far partire tutti insieme. Delirio totale. Delirio totale, sì, un delirio totale. Uno slave è praticamente una valigetta come quella di dietro. Un ricevitore come quello dietro al quale io posso collegare più spettacoli. Che dicevi ha praticamente 20 slot di collegamento, di cui ogni slot di collegamento può collegare 6 fino a 6 cose differenti, per cui siamo a 120 collegamenti per quella, per 11 qui, quindi siamo a 1360. Non mi sconsi. Una roba del genere, non vorrei fare, ok? Per cui ne abbiamo di roba da sparare con solo una centralina di questo tipo, corretto? Sì, ce n'è lì. E quindi quella centralina come si collega poi ai vari fuochi? Tramite collegamenti elettrici. Ok, in questo cavo un'estremità viene collegata, diciamo, a quella valigetta, sì, e l'altro viene inserito nel fuoco. Ok. Questo dà una scintilla che diciamo innesca la polvere e fa partire tutto lo spettacolo. E quindi lo possiamo collegare? Certo. Qui non esiste positivo o negativo, lo posso collegare in qualsiasi maniera. Poi accendo la mia cosa e vado a fare un test. Vedete? Il test mi dice che è collegato correttamente. Se io poi la posiziono invece qua è in condizione di sparo. Ok. Lei aspetta il consenso di questa. Ok. Ora, se tu te la senti, io me la sento. Lo puoi tenere in mano. Ok. E lo facciamo partire. Okay. Premo all e poi do il tasto confirm. Pronti? Che storia. Visto che ci stiamo avvicinando a falcate verso la mezzanotte e tanti che ci stanno guardando stanno per accendere fuochi eccetera eccetera, andiamo a vedere invece quelli che sono i fuochi di libera vendita, dei consigli e suggerimenti utili da un esperto come te su come evitare di farsi male. Allora, qui ci hai preparato, diciamo, un assortimento che rappresenta bene o male, dal più piccolo al più grande, le cose più comuni che normalmente troviamo in commercio per Capodanno, corretto? Corretto, a libera vendita. Sì. Una cosa che io ci tengo a sottolineare: comprate solo fuochi, spettacoli o quant'altro a norme CE. Ok. Quindi non andate su quelli di contrabbando, quelli homemade e quant'altro, perché è il momento in cui ci fa male. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Questi sono tutti fuochi che sono stati certificati e normati anche dal Ministero dell'Interno e quindi sono correttamente immessi sul mercato italiano. Partiamo dalla cosa potenzialmente più innocua, che sono i pop di cui mia figlia va pazza, che sono quelli da buttare per terra e fanno lo scoppiettino, fino ad arrivare a cose più importanti al compound come... classico con un numero importante di lanci, certo. Ok. Immortali. Quali sono le principali cose su cui dobbiamo fare attenzione nel momento in cui ci troviamo a maneggiare questa tipologia di giochi pirotecnici? Beh, in funzione della tipologia del gioco ci sono vari accorgimenti. Allora, partiamo dagli spettacoli classici. Sì. Ok, questi spettacoli qua devono essere sempre posizionati su una superficie piana. Ok. Ok? Perché una volta accesi, se non sono su una superficie che non è piana e possono cadere o ruotare, questi sparano anche orizzontali. Quindi se mi cadono, sparano ad altezza uomo, creando particolare danno. Certo. Un'altra cosa quindi è piana e stabile. È stabile, assolutamente. Strada non in discesa, piana. Comunque su superfici rigide. Ok. E mi devo assicurare che sopra non ci sia niente, perché comunque è roba che va su parecchi metri. Certo. Quindi non lo posso sparare da un terrazzo, che sopra magari è un altro terrazzo. Certo.
Ok? Distanza da altre case, edifici, eccetera, eccetera? Allora, per gli F2, diciamo, dal pubblico e normativa dovrebbero essere almeno una cinquantina di metri, Ok, per un discorso di sicurezza. certo. Poi a Capodanno succede la qualunque, quindi comunque avere un'adeguata distanza per chi lo accende, per chi lo vede, almeno rimanere oltre i 30 metri. Poi, cosa molto importante, quando lo vado a accendere, non vado mai con la faccia sopra Certo. mentre lo accendo, perché improvvisamente potrebbe partire e mi porta via la faccia. Ovviamente lo abbiamo dato per scontato, ma tutti questi fuochi devono essere usati all'aperto, Certo, non in casa, certo. o magari in qualche festa al chiuso. No, Certo. negativo. I razzi sono molto belli, però devono essere anche qui utilizzati con attenzione. Sì. Infatti viene dato in dotazione anche il tubo di lancio, Ok, proprio perché non può essere utilizzato come si faceva un tempo, no? Lo metto nella bottiglia o nella scopa, perché comunque ha una forza tale, quindi un getto che mi viene sulle mani che potrebbe essere ustionante. certo. Il classico raudone. Sì, che abbiamo questi qua qui fuori, giusto? Ah, su, giusto, è vero, l'avevamo già sistemati lì, esatto. Che sono quelli che una volta questi qua erano A con la- sfregamento, a sfregamento, ok, che esattamente. non sono più legali. Non sono più legali per una questione di sicurezza, perché Sì. quante volte ci è successo che a sfregamento non parte, poi partiva e qualcuno si faceva male. Sì. Adesso sono tutti a miccia, quindi molto più sicuri, quindi ho la miccia e l'oggetto. Ok. Mai tenerlo in mano, mai tenere con la mano chiusa, perché saltano via le Certo. dita. C'è qualche trick che ci puoi lasciare per fare uno spettacolo migliore? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Edoardo vuole dare, questa volta non in ambito business, ma quanto più in chiave di sicurezza e difesa personale. E quindi anche noi vogliamo ricapitolare alcune lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. L'attenzione all'ambiente che ci circonda è la prima regola dell'autodifesa. Non distrarsi, essere vigili è fondamentale per la sicurezza personale. La consapevolezza di ciò che accade intorno può aiutarci a prevenire situazioni pericolose e a reagire prontamente in caso di emergenza. 2. Avere a portata di mano un dispositivo di autodifesa come lo spray antiaggressione o più comunemente spray al peperoncino ci permette di difenderci in situazioni di emergenza, fornendoci l'opportunità di disorientare temporaneamente l'aggressore e metterci in sicurezza. Naturalmente è sempre consigliabile un addestramento sull'uso corretto di questi dispositivi. 3. L'accensione dei fuochi d'artificio richiede molta attenzione e precauzione per garantire la sicurezza di chi li maneggia e delle persone intorno. Trovare un'area aperta e sicura lontana dai edifici, posizionare i fuochi su una superficie piana e stabile, mantenere un'adeguata distanza di sicurezza sono i principali accorgimenti per un uso corretto dei botti di fine anno. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre vite. Ma non finisce qui. Con oggi si chiude il 2023 e spero che sia stato per te un anno incredibile come lo è stato per noi. E soprattutto speriamo che lo sia stato quest'ultimo mese, dicembre, perché purtroppo non è proprio vero il detto anno nuovo, vita nuova, ma è verissimo il detto per vedere come inizia l'anno nuovo ti basta vedere come hai finito l'anno vecchio. E noi non potremmo essere più che grati per quest'anno. Questa docuserie ci ha messo davanti a delle realtà spettacolari che non avremmo mai potuto conoscere altrimenti. Perché? Perché l'Italia nasconde delle eccellenze che non hanno alcun paragone con il resto del mondo, ma spesso sono invisibili. Ed è proprio con questo desiderio che è nato Imprese: mettere i riflettori e far vedere che siamo i numeri uno al mondo. E non solo nelle cose ovvie come la moda, il cibo, le auto, ma anche in tanti settori che passano più inosservati. A nome di tutto il team vi ringraziamo per continuare a supportare il nostro lavoro guardando ogni puntata, anche oggi che è Capodanno. E mi raccomando, preparatevi per la prossima stagione di Imprese perché ne vedremo delle belle. Per cui anche stavolta lasciate un like,
iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché settimana prossima, nel nuovo anno appunto, parleremo di eventi e lo faremo con una società che li ospita nella sua sede sulle colline romagnole e ne organizza sia in Italia che all'estero. Ma la cosa straordinaria è che sia la loro sede sia gli eventi da loro organizzati hanno come comune denominatore la sostenibilità, non solo quella economica, ma anche e soprattutto la sostenibilità ambientale per impattare positivamente e responsabilmente sulla comunità. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Edoardo e noi ci rivediamo la settimana prossima, ma soprattutto a nome mio e di tutto il team di Strategy News Agency vi auguriamo un buon inizio anno. A settimana prossima! Per la serie io ho comprato qualche razzo, qualche gioco di questo tipo. Che cosa dovrei fare per ottenere il massimo risultato? Bisogna incastrarli in funzione delle peculiarità di ogni singolo spettacolo. Solitamente all'inizio si parte con dei colpi, Sì. un pochettino più di rumore, Ok. per poi passare a delle belle aperture colorate in funzione di quello che poi ti piace, Certo. per poi chiudere con una sequenza fortissima di colori e suono Ok. che fa la chiusura dello spettacolo. Poi anche lì dipende, il confine è la tua fantasia, Certo. perché ce n'è mai tanti e per tutte le tasche, e quindi ci sono dei nostri clienti che spendono migliaia di euro, fanno uno spettacolo che c'è l'applauso di tutto il quartiere. Se voglio in qualche modo migliorare le mie skill nell'utilizzo delle armi per tiro sportivo, per tiro tattico, per avere delle consulenze, per avere degli spettacoli privati, per venire in armeria a comprare munizioni, eccetera, eccetera, dove vi troviamo? Come vi possono raggiungere sostanzialmente? Potete contattarci sulle nostre pagine social, Sì. sia Instagram che Facebook, sul nostro sito www.armerialacontea.it oppure steelshieldefense.com. Edo, è stato un grande piacere, ma prima di salutarti io direi che ci rivolgiamo verso di loro che ci stanno guardando. Non possiamo fare il countdown perché rispetto qui saremo più o meno alle 9:30, 9:32, 33, per cui ci sarà ancora 2 ore e mezza prima della fine dell'anno, per cui buon anno a tutti quanti voi e noi ci rivediamo nel 2024. Non parlare perché ti registriamo, Non parlare perché è il microfono attivo. Pareti rinforzate, sistemi di Che col prosecchino a Genova alle 10, 10 e mezza è un toccasana di quelli top. Il CTU, consulente tecnico d'ufficio, è un esperto nominato figlio di... Ce l'hai portato darmi? Diciamo. No, con nonna. Marco, porta un po' un bicchiere d'acqua per Mattia, per favore. Che mi sta...